Ciao appassionati di bonsai e bentornati sul mio canale. Oggi siamo con questo mio Acero Arakawa che è praticamente una margotta che ho fatto sull'altro Acero Arakawa. Comunque vi lascio la playlist qui in alto a destra in cui vedrete tutti i video su questa specie. Notate già che è una margotta dalla raggiera che praticamente ha qua sotto sulle radici, che sono tutte intorno alla pianta, il che è molto interessante. La pianta sta anche facendo qualche radice fuori, quindi forse è il caso anche di rinvasarla quest'anno e andare a tagliare quello che c'è sotto in modo tale da metterla in un vaso che le permetta di allargare le radici. Questo potrebbe essere un fronte. Ho una pazza idea di fare un esperimento con questa pianta, ovvero tirare giù questo ramo che è enorme e si spezzerà sicuramente, come si è spezzato tra l'altro questo qui dietro mentre facevo una prova, però proverò a salvarlo tra gommatura e filo. In ogni caso poi da lì c'è questo ramo, ce ne sono altri, non è un problema. Adesso non andrò a tagliare niente, andrò solamente a piegare questo ramo e piegare questo ramo. Poi tra qualche mese molto probabilmente farò il rinvaso, quindi in questo video vedrete anche il rinvaso. Poi nel momento del rinvaso facciamo le talee per avere poi eventuali innesti, tanto è sempre la stessa pianta, la pianta madre. Guardate tra l'altro che bei colori che ha, e sta già cortecciando, il che è fantastico. Quindi adesso non faccio con voi questa piega perché ho bisogno di molta concentrazione, però secondo me è una cosa molto interessante e se ci riesco praticamente ho già un primo ramo della grandezza perfetta per questo tronco, quindi devo poi andare a fare gli altri rami e questo è già fatto, deve solamente cortecciare. Poi probabilmente il tronco lo continuerò con questo e non credo che la pianta verrà più alta di così, secondo me. Forse leggermente più alta ma non troppo. Sicuramente quest'anno in cui è stata lasciata correre le ha fatto bene, perché comunque guardate qua che gemme, fanno veramente paura, anche qua. Quindi so per certo che la pianta sta benissimo. Ora è solo arrivato il momento di maltrattarla un po'. Comunque qui c'era questo ramo secco e sta facendo il callo tutto intorno, quindi è ottimo anche questo. Ora quindi mettiamo un bel po' di filo qui per andare a posizionare il ramo e sperare che si rimargini la ferita, che vi faccio vedere la foto. Diciamo che è abbastanza brutta come ferita. Speriamo, è un esperimento che speriamo che riprenda. E poi, cosa ben più importante, proviamo a piegare questo ramo qui e credo ci vorrà tanto filo e tanta forza, però magari con la giusta gommatura molto stretta vediamo un attimo se riesco a farlo. Ci vediamo nel momento del rinvaso e vediamo poi se avrò fatto danni oppure no. A tra poco. Eccoci qua ritornati, è giunto il momento di rinvasare questo Acero Arakawa. Rispetto a quello che avete visto poco fa ho accorciato alcuni rami che erano troppo lunghi e troppo grandi, li ho messi qui e poi proverò a farci delle talee, e quindi direi che possiamo andare a fare il rinvaso, così poi vi faccio vedere magari la pianta in primavera appena riparte, anche se siamo già a metà febbraio, quindi diciamo la ripartenza dovrebbe essere quasi imminente. Non metto il telo nero dietro perché oggi c'è vento, quindi starebbe in continuazione in movimento e darebbe più fastidio che altro. Questo è il vaso. Se vedete un coccio lì è perché il vaso prima mi si è rotto, ma al momento sono a corto di vasi di questo tipo, li devo andare a ricomprare ma non ho avuto tempo questi giorni, quindi intanto questa pianta la metto lì e non fa niente, alla fine il vaso va benissimo così. Ora il punto
cruciale sarà togliere dal vaso, ma soprattutto andare a tagliare tutto il moncone che è rimasto sotto. Infatti mi sono preso la forbice, quella lì elettrica. Quindi vi metto sul cavalletto e proviamo un attimino a fare questo rinvaso. Eccoci qua, questa è la situazione. Vedete che il terriccio è molto terroso, se vogliamo dire così. Qui ho fatto un terriccio che ha un po' più una via di mezzo. Questo è un vecchio terriccio che avevo, che in mezzo ha anche già della pillo e della pomice, e forse anche della zeolite. Ci ho aggiunto questo composto qui, che visto più nel dettaglio è un misto tra pomice, zeolite, canuma, akadama e lapillo. Vedete? Questo più o meno potrebbe essere un terriccio ideale per la pianta quando comincia a essere quasi un bonsai finito. Che cosa dovrei fare? Dovrei andare a togliere tanta terra che sta qui intorno, in qualche modo, districare un po' le radici senza creargli danni e poi andarla a posizionare lì. Sicuramente sotto dovrò anche andare a tagliare, diciamo, il pezzetto di tronco della margotta, perché altrimenti lì non c'entra. E poi il mio obiettivo è di rinvasarla con il terriccio un po' più alto. Allora, come vedete ho tolto tutta questa parte di terra. Ora vi metto un po' più a favore le radici. Quello che io voglio andare a tagliare è proprio questo pezzo qui e mantenere tutta quest'altra parte sopra, che comunque è composta da terriccio, agriperlite e sfagno. Questo mi è servito per far andare ad attecchire al meglio. Tutto questo terriccio mi è servito per fare attecchire la margotta. Quindi adesso io taglierò qui e questa parte la andrò ad utilizzare nel terriccio lì. Ovviamente ho recuperato tutto il terriccio perché potrebbe tornare molto più che utile, o per eventuali margotte future, oppure vediamo. Accendo la forbice. Intanto ho tagliato questo pezzo, ma in realtà forse posso anche andare un po' più sotto. Ok. Dopo pulirò bene la forbice perché non si usa sulla terra, altrimenti si rovina. Comunque poi al prossimo rinvaso ancora, magari che faremo un rinvaso a radice nuda, quel pezzettino lo andremo a ridurre ancora. Poi, altra cosa, io ho già bagnato le radici e tutto quanto, guardate come sono belle fini, però sono da accorciare. Quindi prendo la forbice e vado a tagliare. Questo anche è un passaggio fondamentale quando si va a fare il rinvaso di un acero. Allora, attualmente la mia idea per questa pianta era proprio di avere una forma simile, ovvero che questo qua sia il primo ramo e che il resto della pianta sia il tronco che continua. Però eventualmente potrei andarla ad inclinare leggermente, in modo tale da non dover poi andare a fare chissà che piega su questo ramo. Potrebbe essere un'idea. Secondo me in questo modo la pianta va più che bene.
è anche abbastanza centrata nel vaso. La posso eventualmente spostare di poco e siamo perfettamente al centro con questa piega qui. Ecco, l'ho anche accentuata leggermente, quindi secondo me la posizione è corretta e vediamo poi la pianta come risponderà. Adesso metto tutto terriccio intorno, un po' probabilmente recupererò anche quello che aveva precedentemente questa pianta e un po' aggiungerò il terriccio nuovo, perché comunque sono andato a recuperare una parte di terriccio da questa pianta che è molto granulare. Guardate qua, questo è già buono, molto buono. Quindi ora finisco questo pezzettino di rinvaso, poi ci vediamo direttamente con la ripresa in primavera tra 3, 2, 1. Eccoci qua ritornati. Come vedete la pianta apparentemente sta molto bene. Ora la sto lasciando sfogare per bene, poi tra un po' andrò a togliere il filo quando sarò un po' più sicuro che è tutto bello stabile. Sta anche iniziando un pochettino a cortecciare, vediamo un attimo. Questa parte già cortecciato, ora vediamo se proseguirà di qua. Anche la parte alta della pianta sta veramente alla grande, quindi posso ritenermi veramente soddisfatto. Anche qui sta facendo un po' di corteccia. Non so voi che cosa ne pensate di questa pianta, se secondo voi, ecco, guardate che ramo che ha fatto, se secondo voi può uscirci un progetto che possa definirsi un bonsai. Io non lo so ancora, provo a portarlo avanti in quel senso, se ci riesco bene, se non ci riesco non fa niente, ho comunque una Ceroragawa che eventualmente lo posso piantare in giardino, però speriamo di arrivare all'obiettivo. Comunque la Ceroragawa ha delle foglie bellissime. Detto ciò, mi sembra di aver detto tutto. Io vi ringrazio per la visione, se vi va lasciatemi un commento qui sotto dicendomi se siete d'accordo con le operazioni che ho fatto, se non siete d'accordo con le operazioni che ho fatto, se sì perché, se no perché, altrimenti potete scrivermi tranquillamente su Instagram e Facebook, trovate il link in descrizione, e dirmi magari la vostra oppure chiedermi aiuto per qualche altra vostra pianta. Vi aiuto volentieri nel limite del possibile. Se vi va, mi piace, condivisione, lasciate hype se avete la possibilità da smartphone. Se vi va andate anche a vedere la playlist che vi lascio qui in alto a destra sui miei video per la playlist su come iniziare a fare bonsai, quindi soprattutto se siete neofiti vi consiglio di andare a vedere quei video. Noi ci rivediamo domenica prossima ore 19. Buon bonsai!